Natale, il periodo più bello dell'anno. I bambini giocano con la neve quando c'è e gli adulti si lasciano alle spalle i problemi per qualche giorno. Il periodo della stufa accesa che scoppietta, dell'albero decorato, della casa addobbata a festa, dei film natalizi e della cioccolata calda. Il periodo dei regali da scartare, del buon cibo a casa e del tempo passato con i propri cari. Il periodo delle storie più dolci, quelle che ti riempiono il cuore di bontà e gli occhi di incontrollate lacrime. Ed è proprio una storia quella che sto per raccontarvi, la mia storia con il Natale Disney, in particolare con 2 film. Dovete sapere che fino a 2 anni fa io non sentivo particolarmente il Natale. Passavo da annate in cui lo sopportavo, ad altre in cui lo apprezzavo, ad altre ancora in cui lo detestavo. Beh, in realtà erano di più le volte in cui non lo tolleravo. Ero una sorta di Grinch che borbottava tutto il tempo perché doveva a tutti i costi fare pranzi e cene comandati che non andavano male, soprattutto quando in famiglia, ma che io avrei preferito non fare per starmene a casa con il nuovo giocattolo, videogioco o libro o fumetto ricevuto. Di certo non aiutava il fatto che i miei genitori fossero divorziati e che quindi almeno fino ai miei 16-17 anni dovessi fare il Natale da uno e Santo Stefano dall'altro per recuperare. In ogni caso, anche per altri fattori esterni, ogni volta che arrivava questo periodo io mi imbruttivo, diventavo nervoso e abbastanza intrattabile. Una sera di un freddo dicembre di un paio d'anni fa, mentre giravo su Disney Plus febbricitante decisamente a terra, passai sulla copertina di un film composto da ben 3 storie natalizie. Topolino e la magia del Natale. Sotto un bellissimo albero addobbato ci sono 3 regali, ognuno di essi racconta una storia diversa. La prima di queste è Un Natale al giorno. È la mattina di Natale e qui, qua e qua si svegliano felici ed energici pronti a vivere il giorno più bello dell'anno. Corrono subito al piano di sotto a scartare i regali, sorprendendo il loro povero zio Paperino che aveva appena preparato una bellissima colazione e se la rovescia in testa. Lo zio reprime la sua rabbia e mostra loro il regalo che lui e Paperino hanno preparato, 3 bellissime slitte. I nipotini le prendono con foga, lasciando cadere il biglietto degli zii a terra. Si dirigono verso la porta e dopo essere stati sbaciucchiati dalla zia Gertie, arrivata a casa loro insieme a zio Paperone e Paperina, corrono a giocare con i loro regali. Chiamati per la cena si fiondano a tavola e molto maleducatamente iniziano a mangiare prima che Paperino possa tagliare il tacchino preparato da Paperina. Dopo cena gli adulti cantano insieme un po' di canzoni al pianoforte, suonato da Paperone, mentre i ragazzi giocano con gli altri loro nuovi regali. La giornata finisce e i 3 vanno a dormire tristi perché dovranno aspettare un altro anno prima di poter vivere un nuovo Natale. E per questo decidono di esprimere il desiderio che sia sempre il 25 dicembre. Il mattino dopo si svegliano e scoprono che è di nuovo Natale e gioiosamente ripetono la stessa routine del giorno prima. E così ancora e ancora, fino a quando, stufi di rivivere sempre la stessa giornata, decidono di rovinare completamente il Natale combinando grossi guai, tra cui il peggiore. Sostituiscono il tacchino di Paperina con uno vivo e un infuriato Paperino inizia a inseguirlo distruggendo mezza casa. Rendendosi conto del pasticcio combinato, dopo aver letto il biglietto dei loro zii attaccato alle slitte, i 3 decidono di regalare il miglior Natale di sempre alla loro famiglia. Lavorano tutta la notte e il mattino successivo, invece di scartare subito i loro regali, preparano la colazione allo zio, sbaciucchiano zia Gertie, aiutano Paperina a portare in tavola un prosciuttone al posto del tacchino, cantano con zio Paperone e infine regalano ad un sospettoso Paperino una barca per la neve costruita con le loro nuove slitte. A fine giornata, qui, qua e qua, vanno a dormire e il giorno dopo si risvegliano il 26 dicembre con lo zio Paperino che li chiama per giocare con lui e il suo nuovo regalo. Insegnandoci che il Natale è speciale per la sua unicità e per questo è indimenticabile e possiamo portarcelo nel cuore per sempre, passiamo al secondo regalo. Un ospite speciale. Quando vedono il furgone della posta, Pippo e suo figlio Max devono sbrigarsi per dargli la loro lettera indirizzata a Babbo Natale. Dopo una corsa degna del miglior Indiana Pips, riescono a raggiungerlo e a consegnargliela. Tornati a casa, dopo aver sparato una montagna di neve, il loro vicino, Pietro, che sporca nuovamente il loro vialetto, sentendo nominare Babbo Natale da Pippo, decide di dire al piccolo Max che in realtà Babbo Natale non esiste, invitandolo a ragionare sull'impossibilità del suo lavoro. Pippo dice al figlio di non credergli perché in realtà esiste, ma i dubbi del bambino sono molto forti e questi inizia a pensare e rimuginare su ciò che gli ha detto il vicino. Quando i due vanno a portare la cena ad altri loro vicini che vivono in povertà, Pippo si presenta da loro vestito da Babbo Natale, ma viene per sbaglio smascherato e questo delude Max, che si sente tradito da suo papà. Pippo prova in ogni modo a tirare sul morale del figlio, invano, e decide di andare sul tetto ad aspettare che Babbo Natale arrivi, così da poterlo fotografare e donare una prova al bambino.
Durante la notte viene tratto in inganno dalla figura di un ladro che sta derubando Pietro e resosi conto che Babbo Natale non arriverà, dopo essere caduto dal tetto come previsto da Max, Pippo si intristisce e smette di parlare. Il bambino cerca di tirargli sul morale in tutti i modi, arrivando anche a vestirsi lui stesso con il costume di Babbo Natale del padre, il quale, non riconoscendolo, gli chiede di incontrare il suo figlio per farlo felice. E lui, messo alle strette, risale il camino. Seguito dal papà perde il costume e proprio in quel momento il vero Babbo Natale passa sul loro tetto, regalandogli lo snowboard che lui tanto desiderava. Vedendo che Pippo non riceve nulla, gli chiede il perché e lui gli risponde che ogni anno l'unica cosa che desidera è la felicità di Max. Il bambino decide quindi di scendere dal tetto con il suo nuovo regalo e si dirige felice verso il figlio dei loro vicini per giocare con lui. Sottolineandoci che quanto doniamo vale sempre più di quanto riceviamo, arriviamo al terzo e ultimo regalo, il regalo più bello. Topolino ha solo 3 cose: la sua amata Minnie, il suo cane Pluto e la sua bellissima armonica. Minnie ha solo 3 cose: il suo amato Topolino, la sua gatta e il suo bellissimo orologio, ultimo cimelio della sua famiglia. Entrambi sono decisi a fare un regalo all'altro, pur vivendo nella completa povertà. Lui vuole regalare alla fidanzata una bella collana d'oro da abbinare all'orologio e lei vuole donare al fidanzato una custodia per la sua armonica. Topolino lavora presso la rivendita di alberi di Pietro, il quale vuole assolutamente vendere alcuni finti abeti giganteschi. Con l'aiuto di Pluto il protagonista riesce a ricevere una grossa mancia capace di coprire il costo del regalo per la fidanzata. Ma quando decide di aiutare una famiglia povera ad avere il suo albero con pochi spicci, facendo perdere una grossa vendita al suo datore di lavoro, quest'ultimo si prende i suoi guadagni per coprire la perdita e lo licenzia. Mettendosi il sigaro in tasca, Pietro fa un disastro, incendiando tutti gli alberi della rivendita. Intanto, Minnie lavora sodo nella sua fabbrica, decisa ad ottenere il suo premio mensile che sicura le possa coprire il costo della custodia. Purtroppo il premio non è ciò che credeva, quindi soldi, ma un semplice e deludente panettone con i canditi. Topolino, completamente disperato, va al parco e inizia a suonare l'armonica. Qui viene sentito dall'organizzatore di una raccolta benefica di giocattoli, che però non sta avendo luogo a causa dell'assenza della band, composta da vigili del fuoco momentaneamente impegnati a spegnere l'incendio alla rivendita di Pietro. Seppur riluttante perché ha poco tempo ancora a disposizione per comprare il regalo per Minnie, Topolino accetta e fa un concerto che si rivela un successone. Una volta finito si fionda alla gioielleria, deciso a scambiare la sua armonica per la collana. Purtroppo arriva in ritardo, il proprietario del negozio sta già chiudendo e in più gli dice che in realtà quell'armonica vale davvero poco. Sconsolato, Topolino si mette a suonarla, facendo cambiare idea al negoziante. Quella sera lui e Minnie si scambiano i regali e scoprono di aver rinunciato al loro bene più prezioso per poter fare il regalo l'uno all'altra, insegnandoci che il regalo migliore è quello fatto con il cuore e l'amore. Dopo la visione ricordai di aver già visto questo film quando ero piccolo, probabilmente a casa delle mie cugine. Non fu questo però a colpirmi, bensì il fatto che mi fossi emozionato e dentro di me si fosse acceso qualcosa. Qualcosa di forte e incontrollato. La voglia di stare con mio papà e la mia ragazza, di non guardare tanto i regali ricevuti quanto più di passare il tempo con loro e di cucinare un bel pranzo sostanzioso che ci saziasse e riempisse per bene, con in sottofondo le classiche musiche natalizie. E qualche giorno dopo, ripresomi dalla febbre sempre più vicino al giorno di Natale, decisi di guardarmi un film che da tantissimi anni non vedevo più. Buon anno con Winnie the Pooh. Alla vigilia di Natale, gli amici di Pooh lo raggiungono a casa sua per decorare l'albero e festeggiare insieme. L'orsetto, colto alla sprovvista dal loro arrivo, nasconde il suo regalo per Pimpi in fretta e furia in un vasetto di miele, e quando i suoi amici, preoccupati dai rumori provenienti dalla sua casa, entrano, lo trovano con la testa incastrata in un altro vasetto che aveva attirato la sua attenzione. Tutti insieme decorano l'albero e un piccolo Ro impaziente si chiede quando arriverà Babbo Natale. Così Tappo, per far passare il tempo, decide di raccontargli la storia di un Natale passato, in cui tutti loro, il giorno prima della vigilia, scrissero con Christopher Robin una lettera con ciò che avrebbero voluto ricevere come regalo. Il giorno successivo Pimpi accorse in casa di Pooh preoccupato perché l'orsetto non aveva detto cosa avrebbe voluto e quindi i due andarono a recuperare la lettera prima che arrivasse a Babbo Natale. Una volta recuperata corsero a casa di Tappo per farsi prestare una matita e qui il gruppo iniziò a cambiare e aumentare i propri regali e quelli per gli altri. Quando Pooh e Pimpi tornarono a lanciare la lettera, il vento puntava verso sud invece che a nord e quindi la riportò nella casa dell'orsetto. Lui e il maialino decisero quindi di sostituire Babbo Natale e di portare dei regali costruiti sul momento ai loro amici. Rompendosi tutti subito gli oggetti, Tappo, Ioe e Tigro andarono a cercare Babbo Natale per scoprire che in realtà era solo Pooh. Dopo aver spiegato tutto ai suoi amici, l'orsetto decise quindi di andare personalmente al Polo Nord per consegnare la lettera,
rendendo molto tristi i suoi amici che capirono quanto in realtà volessero solo passare il Natale con lui. Intanto Pooh perse la lettera raccolta dal vento e quindi decise di tornare dagli altri rendendoli nuovamente felici. Il giorno dopo arrivò Christopher Robin con un regalo per ognuno di loro, compreso l'orsetto, il quale abbracciò il bambino con gioia. Dopo questa storia, Pooh, vestito da Babbo Natale, porta i regali in casa e li scartano felicemente. Arriva così il giorno di Natale e tutti insieme lo festeggiano allegramente. C'è solo un problema, l'orsetto non ha dato il suo regalo a Pimpi e quindi inizia a cercarlo. Cerca, cerca e cerca ancora e il tempo nel frattempo passa, fino ad arrivare alla fine dell'anno, quando Christopher Robin raggiunge Pooh e gli dice di voler organizzare una festa per Capodanno. L'orsetto propone di farla a casa di Tappo, in cui il coniglio sta mostrando la sua carota in vaso a Pimpi. Quando Pooh arriva e con lui anche Tigro e Io combinano un grosso pasticcio, mettendo in pericolo il vaso e facendo infuriare il proprietario di casa, che dice di volersene andare agli Acri della Pace, dove non ci sono maialini sempre spaventati, tigri salterini ed esuberanti, asini sempre tristi e orsetti continuamente affamati. Decisi a cambiare, tutti fanno un buon proposito e quindi Pimpi inizia a saltellare continuamente per non aver più paura, Tigro si blocca la coda con un masso per smettere di essere sempre allegro diventando un fifone, Io inizia a mangiare miele ed essere euforico e Pooh smette di mangiarlo e diventa triste. Quando arrivano a casa di Tappo con le loro nuove personalità, questi si arrabbia ancora di più con loro, in quanto hanno peggiorato le cose, e decide di andarsene per davvero. Sulla strada inciampa su un masso e si ritrova catapultato su un albero con delle api che cercano di rubargli la sciarpa, rischiando di farlo cadere. I suoi amici accorrono in suo aiuto e grazie a Tigro che decide di tornare a saltellare per aiutarlo, esce sano e salvo da questa situazione e si scusa con loro per il suo brutto comportamento, affermando che nessuno deve cambiare perché senza le loro personalità non sarebbero più se stessi. Quella sera festeggiano tutti insieme a Christopher Robin la fine dell'anno e Pooh si ricorda finalmente dove aveva nascosto il regalo per Pimpi. Dopo averglielo consegnato, tutti quanti cantano una canzone felici e contenti. E felice e contento sono anch'io per aver potuto condividere con voi queste due pellicole Disney natalizie, che hanno fatto parte della mia prima infanzia e che oggi sono diventate un appuntamento fisso alla vigilia di Natale, mettendoli su in modo che finiscano più o meno quando scatta la mezzanotte, quando secondo la leggenda Babbo Natale inizia a fare il suo lavoro nel tentativo di portare gioia e felicità nei cuori dei bambini e delle loro famiglie. Da quando le ho riscoperte la mia visione di questa festa è decisamente cambiata e da allora ho deciso che almeno una volta all'anno cercherò di lasciare i problemi e le preoccupazioni da parte, per poter passare una bella giornata con mio papà e la mia ragazza, mangiando, giocando e divertendoci insieme. Sperando che la mia storia con il Natale Disney vi sia piaciuta, auguro a voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un felice anno nuovo.